Carissimi amici di calcio inglese e di Gianluca's Football Stories, oggi vi parlerò della magia della FA Cup. Ma nessuno ha costruito ancora! Shevchenko nello spazio, la via Shevchenko accelera, salta tutti Shevchenko, cerca la conclusione! Poi Veronica, mette via il pallone Adriano, contropiede, 1 contro 2, attenzione all'imperatore, salta il primo, attenzione, è 1 contro 1, attenzione, cerca di saltarlo, e salta, arriva il secondo, il tiro, e gol, 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 e gol! La FA Cup è una competizione unica al mondo ed è una caratteristica distintiva del calcio inglese. Se parliamo della finalissima di FA Cup, si pensa immediatamente a Wembley, ma delle 139 finali di FA Cup disputate dal 1872 ad oggi, non tutte furono giocate a Wembley. Nel vecchio Wembley si è giocato dal 1923 al 2000 e poi nel nuovo Wembley dal 2007 ai giorni nostri. Certo, abbastanza a lungo, perché il nome di Wembley si stampasse nella memoria collettiva. Ma la finalissima di FA Cup è stata disputata in altri 11 campi, in Inghilterra e in Galles, e io vi parlerò in particolare di uno di questi. Un campo in cui ho avuto la fortuna sfacciata di giocare anch'io, e quando avevo già qualche capello grigio, circa 9 anni fa, nel 2012. Incredibilmente, per quei giri della vita che una farfalla sbatte le ali a Pechino e poi a Lisbona arriva la pioggia invece del sole. E fatemici arrivare. Nello stadio di cui vi parlerò si disputarono ben 21 finali di FA Cup fra il 1895 e il 1914, con un pubblico oscillante da un minimo di 33.000 spettatori a un massimo di oltre 120.000. Lo stadio si trova all'interno di un parco in collina a sud del Tamigi. Lo stadio prende il suo nome dal parco Crystal Palace e dal palazzo di cristallo che vi fu edificato nel 1851. Era l'anno dell'esibizione internazionale e Londra era la città ospitante. Il palazzo fu costruito a nord del Tamigi inizialmente, a Hyde Park, in Kensington, poi smontato pezzo per pezzo e ricollocato 15 km a sud-est, a Sydenham. Si diceva allora di questa bella e salubre zona collinare che avrebbe poi finito per prendere il nome dal leggendario palazzo. Nella Londra vittoriana, quella collina era una zona residenziale di prima scelta, lontana dai miasmi e dai fumi della città bassa. Il palazzo in ferro-vetro era l'orgoglio di una generazione, 3 volte più grande della cattedrale di St. Paul. Fu distrutto da un incendio nel 1936, ma per 38 anni rappresentò l'icona della più ostentata architettura moderna, finché fu soppiantato nell'immaginario collettivo da un altro edificio costruito per una esibizione universale, la Tour Eiffel di Parigi. Ma torniamo al nostro Crystal Palace. In un bel parco che si rispetti non può mancare un campo di calcio in Inghilterra. E in epoca vittoriana spesso questi campi ospitavano partite di football, ma anche partite di cricket in maniera alternata. Dal 1861, con lo sviluppo del football vittoriano, una squadra di dilettanti iniziò a giocare regolarmente a Crystal Palace. Dal 1895 il campo di Crystal Palace è ben sviluppato, con tribune e spogliatoi, così che la prima finale si gioca davanti a un pubblico di 30.000. Aston Villa West Bromwich Albion, vinta 1-0 dal Villa. L'unica rete fu segnata da Bob Chatt dopo soli 30 secondi di gioco e credo sia rimasta la rete più veloce della storia delle finali di FA Cup. Nel 1905, da una costola della squadra amatoriale che gioca nel parco, nasce la compagine professionista del Crystal Palace, che giocherà fino al 1915, nello stesso campo delle finali FA Cup, appunto la sede del Crystal Palace.
Certo, all'epoca non c'erano le norme di sicurezza di oggi e la gente si pigiava come sardine allo stadio quando l'evento era imperdibile. Per esempio nel 1913 Aston Villa 1, Sunderland 0, per la cifra record di 121.919 spettatori. Dopo l'interruzione della Prima Guerra Mondiale, il Crystal Palace si sposterà a Selhurst Park, dove si trova tuttora. Del palazzo di vetro è rimasto il disegno nello stemma della compagine rosso-blu. Vi potrete quindi immaginare l'emozione quando colleghi di lavoro mi offrirono un posto in squadra per una partita amatoriale a Crystal Palace, oggi ribattezzato Crystal Palace National Sports Centre. Che bello giocare in un campo leggendario. Ricordo le nostre magliette rosse, gli avversari giocavano in bianco. Data l'età avanzata, sedetti in panchina per larga parte della partita, ma bontà loro, a 10 minuti alla fine mi fecero entrare. Come promesso, stavamo in vantaggio, quindi dentro un difensore, io per un centrocampista. Toccai la palla di piede un paio di volte, niente di speciale. Poi c'era da tenere la posizione e lasciare i miei svariare nella tre quarti avversaria. Ma l'ultimo minuto, un cross a spiovere in area, decido di anticipare, saltare e colpire. Colgo la palla piena, la mando via. Di testa, per la mia incredulità, riesco pure a grosso modo direzionare su un compagno di squadra e far ripartire il nostro gioco. Anche troppo per un veterano ormai sfiatato. Ma dopo quella clearance, l'arbitro fischiò la fine e una pacca o due sulle spalle dei miei più giovani compagni me la meritai. Forse l'aquila del Crystal Palace sbatté ali invisibili accecando il centravanti avversario. Forse il fantasma di un calciatore vittoriano mi dette una spinta invisibile, migliorando la mia elevazione. Fatto è che mi portai a casa un bel ricordo, che ora condivido volentieri con voi, cari amici di calcio inglese. L'effetto farfalla aveva colpito ancora sulla mitica collina del Crystal Palace. Se vi piacciono queste storie, se vi è piaciuta questa storia, mettete un like, registratevi al canale e sarete notificati quando nuovi video e nuove storie saranno pubblicate. Grazie per la simpatia e l'interesse con cui seguite Calcio Inglese e con cui seguite Gianluca's Football Stories.